Ciao a tutti e benvenuti sul canale The Italian View. Io sono Veronica e oggi vedremo insieme la differenza tra il verbo essere e il verbo stare in italiano. In italiano ci sono molti verbi che apparentemente hanno lo stesso significato, ma in realtà si utilizzano in costruzioni, espressioni grammaticali e contesti diversi. Uno degli errori più comuni di chi sta imparando l'italiano è quello di utilizzare il verbo essere e il verbo stare erroneamente. Se sei spesso indeciso nell'utilizzo di questi verbi, ti consiglio di guardare questo video perché ti darò dei consigli utili su come utilizzarli e come evitare possibili errori. Prima di iniziare voglio ricordarti che c'è la possibilità di attivare i sottotitoli in inglese per comprendere al meglio questa lezione. Iniziamo. Stare è un verbo intransitivo che si utilizza in molti contesti, ma il significato principale è quello di stare fermo in un luogo, senza muoversi. Ad esempio, stai ferma, oppure sabato sera di solito sto a casa. Si può usare anche per dire che qualcuno non può evitare di fare qualcosa in particolare. Francesca non può stare senza dire qualcosa di divertente. Stare si usa anche per indicare una condizione fisica, ad esempio stare bene, stare male. Oggi non sto molto bene, quindi non uscirò. Paola sta male, ha il raffreddore. Si usa anche come sinonimo di trovarsi. Dove sta il centro commerciale più vicino? In questo caso posso dire anche dove si trova oppure dov'è il centro commerciale più vicino. Infatti l'uso di stare al posto del verbo trovarsi o del verbo essere è una scelta molto colloquiale, si usa principalmente nella lingua parlata. Il verbo stare si utilizza anche per dire che si ha una relazione o si è impegnati con qualcuno. Paola e Francesco stanno insieme da 4 anni. Un ruolo molto importante del verbo stare è nel presente progressivo. Il presente progressivo infatti in italiano si forma utilizzando il presente del verbo stare più il gerundio. Il gerundio si forma invece aggiungendo ando oppure endo al posto di are, ere, ire. Ad esempio, sto andando, abbiamo il presente del verbo stare più il gerundio andando, oppure sto correndo, abbiamo di nuovo il presente del verbo stare più il gerundio di correre. Stare si usa anche per dire che si è in procinto di fare qualcosa. In questo caso utilizzeremo stare più la preposizione per più l'infinito del verbo. Sto per andare. Luciana e Paolo stanno per prendere l'aereo. Ci sono moltissime espressioni anche con il verbo stare più il pronome ci. Ad esempio, non ci sto. Il libro non ci sta nello zaino. Infine abbiamo l'espressione stare a qualcuno. Sta a te decidere che cosa fare. Passiamo ora al verbo essere. Il verbo essere è sia un verbo intransitivo sia un verbo ausiliare. Può essere usato, come in inglese, per parlare del proprio stato d'animo, del proprio umore, della propria professione e del proprio luogo d'origine. Oggi sono stanca perché ho lavorato molto. Carlo è un dottore. Io e Paola siamo di Milano. Si usa anche per indicare dove si trova qualcosa o qualcuno. Dove sono i libri? Paolo è in palestra. Milano è nel nord d'Italia. Essere si usa molto spesso con la particella ci. C'è e ci sono. Ci sono anche i nostri amici al concerto. Sul tetto di quella casa c'è un gatto. Un'altra espressione formata dal pronome ci più essere è ci sei. Ci sei può avere 3 significati. Ci sei nel senso di sei arrivato? Ci sei nel senso di hai capito? Infine ci sei nel senso di sei pronto per uscire, per andare via. Fino adesso ho analizzato situazioni in cui si può utilizzare
o il verbo essere o il verbo stare, senza possibilità di scelta. La situazione più difficile però è quando mi ritrovo a dover scegliere tra questi due verbi, perché entrambi sono corretti. Vediamo due esempi per chiarire questo concetto. Sei buono, stai buono. Se io dico sei buono, significa che tu sei una brava persona, quindi mi riferisco alla qualità innata di una persona, alla caratteristica di una persona. Se invece dico stai buono, mi riferisco ad un'azione volontaria, dove c'è quindi una possibilità di scelta. Solitamente stai buono significa fai silenzio ed è un comando rivolto a un bambino e il bambino può scegliere se fare silenzio oppure no. Per questo dico che è un'azione volontaria. Sono seduti, stanno seduti. Quando dico sono seduti, mi riferisco allo stato, alla situazione in cui si trovano queste persone. Quando dico stanno seduti, significa che è una loro scelta. In questi casi, come puoi vedere, è corretto, grammaticalmente corretto, utilizzare sia essere che stare, però il significato cambia. Bisogna quindi ricordarsi che essere si utilizza per descrivere una situazione, uno stato in cui si trova una persona, oppure una qualità innata, una caratteristica di una persona. Mentre stare si utilizza per indicare un'azione volontaria, una scelta che una persona fa. Ultima cosa importante da ricordare. Il verbo essere e il verbo stare hanno la stessa identica coniugazione nei tempi composti, perché il verbo essere è anche un verbo ausiliare. Ricordiamo infatti che in italiano i verbi ausiliari sono due, essere e avere. Sono stato, ero stato, fui stato, sarò stato. Spero che dopo questa spiegazione la differenza tra il verbo essere e il verbo stare ti sia più chiara. Se è così, ricordati di mettere mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Ci vediamo alla prossima lezione.